Ti capita di sentirti un po' in difficoltà quando devi parlare in italiano su Zoom o Meet? Oggi vedremo 10 frasi essenziali che potrai utilizzare in modo da parlare con tranquillità e sicurezza durante le riunioni online. Ciao, sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Devi sapere che oltre il 65% di chi guarda questo canale non è iscritto. Se pensi che i miei contenuti siano fatti bene e ti aiutino a migliorare l'italiano, ti chiedo di iscriverti. Questo mi aiuterà a continuare a pubblicare contenuti gratuiti di qualità come ho fatto fino ad ora. L'iscrizione al canale fa la differenza, quindi se deciderai di iscriverti ti ringrazio. Una frase perfetta per cominciare una riunione e indicare che cosa si farà è: benvenuti a tutti, oggi parleremo di e l'argomento del giorno, il tema del quale si parlerà. Ricorda tra l'altro che benvenuti va benissimo per un gruppo di più persone, di cui fanno parte uomini o anche uomini e donne. Naturalmente, se la riunione è al femminile, allora dovremmo usare benvenute. Ma vediamo un esempio. Benvenuti a tutti. Oggi parleremo del lancio del nuovo prodotto. Se arrivi in ritardo ad una riunione, potresti dire scusate il ritardo o anche chiedo scusa per il ritardo. Se poi volessi strafare, come diciamo noi italiani, potresti anche dire chiedo venia. Chiedo venia significa chiedo scusa, ma è una forma molto formale. Scusate il ritardo. Chiedo scusa per il ritardo. Mi sentite e vedete bene? Questa è una frase importante da utilizzare prima di cominciare per verificare che sia l'audio che il video funzionino correttamente. Mi sentite e vedete bene? Se noti problemi con la tua connessione, allora è necessario avvertire gli altri partecipanti. Potresti dire, ad esempio, la mia connessione è instabile. Scusate, la mia connessione è instabile. Spero di non perdere il collegamento. Quante volte succede che qualcuno parli con il microfono spento, vero? A me succede molto spesso. In questi casi potresti avvertire l'altra persona dicendo: hai il microfono spento, potresti attivarlo? Non ti sentiamo, hai il microfono spento, riesci ad attivarlo? Ricorda che spento è il participio passato del verbo spegnere e ammetto che non è facile, vedo molti clienti si confondono con questo verbo, confondono infatti il verbo spendere e il verbo spegnere. Se vuoi che ti dia una mano
proprio con questo e quindi con il passato prossimo in italiano, ricorda che puoi scaricare questo PDF gratuito. Troverai il link in descrizione oppure puoi accedere direttamente qui dalla scheda. Non ti vediamo? Potresti accendere la videocamera? Ecco una frase molto utile in tutti quei casi in cui la persona si dimentica di accendere, di attivare la videocamera. Ricorda tra l'altro che in italiano si usa la parola videocamera, ma spesso anche la parola webcam, quindi in inglese. Non ti vediamo, potresti accendere la videocamera? E se non capisci bene quello che si sta dicendo, potresti usare una frase che probabilmente già conosci, ovvero potresti ripetere, per favore? Oppure potreste ripetere, per favore? Scusa, puoi ripetere? Non ho capito bene. Se l'audio è basso, è sempre meglio chiedere all'altra persona di parlare un po' più forte. Potresti parlare un po' più forte, per favore? Non ti sento bene. Non riesco a sentirti bene. Puoi parlare un po' più forte, per favore? Mi è sfuggita l'ultima parte. Possiamo fare un passo indietro? Ecco una frase utilissima tutte quelle volte in cui ti sei perso o ti sei persa, quindi non sei riuscita a seguire e vuoi riprendere il filo della conversazione. Mi è sfuggita l'ultima parte. Possiamo fare un passo indietro? Alla fine della riunione, se è stato fatto tutto, ecco una frase molto naturale che potresti utilizzare per concludere appunto la riunione. Direi che possiamo chiudere qui per oggi. Grazie a tutti. Quale di queste frasi ti è stata la più utile? Ti chiedo di dirmelo scrivendolo qui sotto. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, ti chiedo anche di scrivere Vasca nei commenti. Avrai notato che in molti casi oggi abbiamo usato il condizionale. Ricorda che naturalmente possiamo dire puoi ripetere, ma la forma potresti ripetere risulta ancora più cortese. Ecco perché è importante conoscere il condizionale. Ed è per questo che il prossimo passo è proprio quello di guardare questa video lezione. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo sempre qui su Italiano con Eli.